Benvenuti in questo video appendice della mia recensione di Un futuro riconquistato, in cui andremo ad analizzare fino in fondo il combat system del titolo, oltre a metterne in luce le differenze col gioco base. Se avete appena iniziato l'avventura, state tranquilli perché non ci saranno spoiler di alcun tipo. Come al solito, se gradite questo genere di contenuti, potete supportarmi lasciando un bel mi piace, iscrivendovi al canale ed attivando la campanella delle notifiche per non perdervi i prossimi video. Ebbene, partiamo proprio dalle due aggiunte che hanno rivoluzionato l'intero combat system del gioco. Sto parlando del fenomeno dell'unione, tramite il quale potete ottenere sia un'abilità passiva per tutta la battaglia, sia una combunione quando eseguirete quell'attacco sul nemico lanciato. E il secondo meccanismo che ha rivoluzionato il combat system è quello degli accessori speciali. In cosa consistono? Questi, a differenza degli accessori normali che hanno effetto potenziando statistiche, ad esempio, oppure mettendo determinati debuff sul nemico, questi verranno attivati solamente all'interno dell'assalto di gruppo. In particolare, a loro volta si dividono in due categorie: quelli catena eroica e quelli bonus completamento. Per quanto riguarda la prima categoria, è un'abilità intrinseca del personaggio stesso all'interno dell'assalto di gruppo qualora vengano soddisfatte determinate condizioni. Se avete giocato il gioco base Xenoblade 3, già sapete di cosa sto parlando. Lì non c'erano, ma erano sottintese, perché quella di default dell'attaccante era attacco di sangue che permetteva di moltiplicare del 125% i punti tattici. Quella invece dei guaritori era la caratteristica che non faceva andare oltre il 99% i punti tattici, e quella dei difensori era che se completavano quello specifico ordine avevano l'abilità poi di richiamare l'eroe che aveva i più alti punti tattici dell'intero round. Quindi la catena eroica, che era già presente di default in Xenoblade 3 gioco base, in questo DLC può essere modificata a nostro piacimento selezionando uno dei tanti manuali bellici che ci vengono forniti nel corso del gioco. La seconda categoria, quella visibile in basso, è il bonus completamento. Anche qui in Xenoblade 3 non poteva essere cambiata, perché si intende per bonus completamento quel determinato bonus che viene fornito una volta completato uno specifico ordine nell'assalto di gruppo. In questo caso particolare, se non equipaggiamo niente, ogni personaggio avrà di default un suo bonus completamento, ma potremo anche in questo caso modificarlo tramite i manuali tattici che sono disponibili nel corso del gioco. Per la battaglia che vedremo ho selezionato per i personaggi rispettivamente manuale bellico volume 1 che aumenti PT del 150%, e questo su Matthew è assolutamente un must dal momento che lui è un attaccante e quindi lo utilizzeremo sempre ad inizio assalto. Per A il manuale tattico volume 10 che aumenta l'ira verso i difensori e fornisce velo corazzato per gli alleati. Per Nicole invece quello che dà come bonus 50% di ira verso i difensori, ma soprattutto attacco plus per tutti gli alleati. Per Glimmer, questo è molto importante, gli ho messo come bonus, una volta completato il suo ordine, un 50% di punti vita recuperati, oltre alla rigenerazione per gli alleati. Per Shulk il 100% di probabilità di rianimare gli alleati esanimi. E infine per Rex come catena eroica, quindi come bonus del personaggio stesso, un 50 punti percentuali in più del tasso di danno. Considerando che lui è già il personaggio più OP di sempre, diventa veramente una bestia. Bene, abbiamo detto tutto sugli accessori bonus e le combunione. In particolare ho selezionato come abbinamenti quello di Matthew e Nicole, che danno amplificazione potente come abilità, che più che altro mi serve per aumentare i danni inflitti con gli attacchi ad area, dal momento che molti personaggi hanno attacchi ad area. Poi ho abbinato Shulk con A,
che dà come abilità un 10% in più di precisione, ma molto importante è l'illusione, cioè la possibilità di schivare i colpi nemici, e quella da avere assolutamente è aver abbinato Rex a Glimmer, perché Lame Divine è l'abilità più potente del gioco. In pratica vi aumenta del ben 15% la probabilità di colpo critico, che su Rex già è altissima, ed inoltre dà 30 punti percentuali di danno critico in più su tutti gli alleati, e quindi diventa praticamente inarrestabile con questa abilità. Bene, analizzate queste aggiunte del DLC, giochiamo in modalità difficile perché voglio che la battaglia duri il più possibile. Ed andiamo ad affrontare come mostro unico Moritz il pattugliante, che è più o meno del nostro livello. Andiamo. Ed inizia la battaglia. Allora, innanzitutto, prima di passare alla spiegazione, attacco i suoi scagnozzi, soprattutto il medico perché lo cura nel tempo. Dopo tenete premuto sempre ZL ad inizio di ogni battaglia per concentrare gli attacchi con la freccia in alto. In questo modo farete fuori più velocemente il nemico che vi interessa. In questo caso il medico, così non può più curarlo. Adesso faccio fuori anche l'avanguardia. E il motivo per cui sto utilizzando Rex in realtà è un triplice motivo. Il primo perché a lui si devono la maggior parte degli effetti combo, quindi fiaccamento, atterramento e lancio. Secondo motivo è il personaggio più OP tra i 6 disponibili, ma non solo di un futuro riconquistato, io direi dell'intera saga Xenoblade in generale. E terzo motivo è il mio personaggio preferito di sempre, quindi a questo giro utilizzerò lui. Bene, una cosa molto interessante da notare, come ho detto anche già nel mio video sulla recensione di un futuro riconquistato, è che tenendo premuto ZR potrete fondere le varie tecniche di destra e quelle Ouroboros di sinistra. Ora, a differenza del gioco originale dove era solamente una somma delle due tecniche, quella risultante, qui verrà aggiunto un ulteriore effetto che dipenderà dalla combinazione dalle due. In particolare guardate l'utilità. Prendete come riferimento urto rotolante e tiro d'ancora. Come vedete abbiamo come effetto combo solo atterramento su tiro d'ancora. Invece, andando a fondere queste due tecniche, guardate cosa abbiamo come bonus in più. Ebbene sì, viene aggiunto ad urto rotolante l'effetto fiaccamento, per dirvi quanto è importante in questo gioco sperimentare al massimo ogni combinazione. Anche perché c'è un altro motivo nel sperimentare. Come avete visto, qui mi sta dando addirittura l'effetto fiaccamento, che è indispensabile in quanto scopo principale di ogni gioco Xenoblade è comboloccare il nemico. Che cosa significa questo? Significa bloccarlo in una serie di combo, dove le combo sarebbero fiaccamento, atterramento, lancio e schianto. Ora, in questo DLC è stato modificato completamente questo meccanismo delle combo. In pratica è stato rimosso la biforcazione che c'era in Xenoblade 3. Infatti, se ricordate, in Xenoblade 3 avevamo la combinazione fiaccamento, poi atterramento e poi c'era la biforcazione. O proseguiamo con lancio e poi schianto, oppure con stordimento e poi scoppio. In questo DLC è stato rimosso questa biforcazione, in particolare è stato proprio rimosso in generale lo stordimento. E quindi dopo atterramento c'è solamente lancio, quindi non c'è più la biforcazione con stordimento. E solamente a quel punto, ossia dopo lancio, abbiamo la biforcazione. Su un nemico lanciato possiamo eseguire due combo. La prima è quella che ormai conosciamo benissimo, ossia schianto. La seconda è quella di scoppio, che è stata aggiunta in Xenoblade 3 gioco base. Ora, un'altra differenza rispetto al gioco base. In Xenoblade 3 avevamo nella gamma tecniche alcune tecniche che avevano effetti scoppio e schianto. In questo DLC invece, a contraddistinguerlo, è che, come potete vedere anche a schermo tra l'altro, non esistono più tecniche che danno effetti schianto o scoppio. Quindi in pratica ci bloccheremo allo stadio 3 della combo. Qual è lo stadio 3? Fiaccamento, atterramento, lancio. L'unica cosa che potremo fare con le nostre tecniche è lanciare i nemici. Poi, per proseguire,
o con scoppio o con schianto, siccome non l'abbiamo a disposizione nelle nostre tecniche normali, lo potremo fare solamente con la nuova aggiunta, ossia la combo unione, quella che potete vedere alla mia sinistra. Quella che viene indicata adesso come raggio sacro e sta scritto sotto proprio come descrizione che dà come effetto scoppio. Quindi, riassumendo, quello che potete fare in questo gioco, a differenza di Xenoblade 3, è solo comboloccare il nemico con fiaccamento, atterramento e lancio. Questi effetti, alcuni li potrete avere sulle tecniche normali del vostro personaggio, altri li potete sbloccare, come vi ho fatto vedere con tiro rotolante, fondendo determinate combinazioni di tecniche. Dopodiché, per proseguire con la combo lancio, adesso il nemico mi sta quasi uccidendo, quindi direi è arrivato il momento di utilizzare l'assalto di gruppo, direi proprio di sì. E come vi stavo dicendo, per proseguire dovete utilizzare la freccia sinistra che vi farà attivare la combo unione, la quale avrà un duplice effetto, o fare l'effetto schianto o quello scoppio. C'è un altro modo per effettuare gli effetti schianto e scoppio, ossia quello di completare gli ordini d'assalto in coppia e dopo sbloccare il turno round bonus dedicato alla coppia del personaggio. Vi faccio vedere direttamente in seguito. Adesso selezioniamo un personaggio, ad esempio Forma della Salvezza, che ha un ottimo bonus completamento di Rex, quindi seleziono. Ed adesso passo a Matthew che, se ricordate, esce pure scritto a schermo per ricordarvelo, come catena eroica di default lui aveva il moltiplicatore del 125%, ossia assalto di sangue. Siccome io ho abbinato come accessorio speciale quello che vi ho fatto vedere prima, adesso è cambiato e come dice a schermo i PT adesso vengono moltiplicati del 150% se è il primo ad attaccare. Tra le varie tecniche disponibili a destra seleziono pugno ad effetto in modo da sperare di infliggere fiaccamento al nemico. No, resiste a fiaccamento in questo caso. Vengono moltiplicati del 150%. Adesso continuo con un curatore, ad esempio Glimmer, e utilizzo Inno Sfavillante che mi dà cura e un buff di attacco. Ed adesso devo selezionare il personaggio con cui concludere l'ordine. Posso selezionare sia Nicole che Shulk. Utilizzo Shulk in questo caso perché voglio applicare fiaccamento al nemico. Ok, ci sono riuscito. Così dopo gli applichiamo atterramento e poi lancio. Adesso interviene Rex con l'assalto di gruppo e già dovrebbe fare un bel po' di danni, infatti sì. Anche perché ricordate abbiamo l'effetto di campo messo da Glimmer che aumenta l'attacco. Adesso in basso a sinistra vi ricorda le combo unioni che voi avete abbinato. In questo caso io ho abbinato Rex con Glimmer, Shulk con A e Matthew con Nicole. Ora, siccome non c'è Glimmer nell'attacco successivo che mi impedisce di completare l'unione, ne seleziono uno a caso, ad esempio proprio Shulk. Ora non serve in questo caso, ma uso Shulk semplicemente perché mi serve per il turno successivo per poi evocare Glimmer. Utilizzo sempre Matthew come inizio perché lui avrà la catena eroica attivata praticamente per tutto l'assalto di gruppo. Quindi utilizziamo colpo rivoltoso. Adesso devo scegliere un personaggio che infligge atterramento al nemico e utilizzo proprio Aga a colpo ruotato. Nemico atterrato. L'ultimo passo da effettuare è lanciarlo, perché vi ricordo col lancio tutti i danni sono moltiplicati del 150%, quindi se già durante l'assalto di gruppo avete il moltiplicatore, in questo caso per 150, questo viene addirittura aggiunto all'effetto lancio del nemico, cioè un altro 150%. Quindi andiamolo a lanciare. E dopo questo attacco di Shulk andrò a selezionare Glimmer. Perché questo? Innanzitutto voglio completare l'ordine che ho effettuato con Rex e dopo il loro attacco unione è uno dei più potenti dell'intero gioco. Infatti seleziono proprio Glimmer, che tra l'altro ha il bonus completamento 50% di PV recuperati che è conferito dall'accessorio speciale assegnato ad inizio video. Andiamo a selezionare.
Non seleziono subito Matthew perché mi va a sforare il 100% e quindi, diciamo, mancherei un altro attacco, quindi seleziono prima Rex. E tra i suoi attacchi facciamo giravolta infuocata. Sta sciogliendo il nemico. E solo adesso Matthew. Andiamo a fare colpo rivoltoso. Adesso, dopo l'attacco di Glimmer, dovrebbe essere finito l'assalto di gruppo, perché in ogni assalto di gruppo voi avete massima a disposizione 3 round. Invece verrà attivato un round bonus, che sarebbe quello che in Xenoblade 3 era connotato come Ordine Ouroboros. In questo caso sarebbe Ordine Unione. Ebbene, l'Ordine Unione è proprio questo, luce Aegis bruciante, che mi abbassa la difesa fisica e quella d'etere dei nemici. Ora, un'altra cosa da sapere, così come gli ordini Ouroboros andavano a resettare tutti i personaggi, così anche gli ordini Unione vanno a resettare tutti i personaggi. Seleziono e tutti i personaggi mi vengono resettati. Non utilizzo Matthew solo perché voglio effettuare quanti più danni possibili, quindi inizio con Rex perché vi ricordo gli avevo assegnato quell'accessorio che modificava la sua catena eroica. La catena eroica di default era che moltiplica del 125% i punti tattici, ma in questo caso non mi serve perché io voglio che sia nel più basso possibile. E mi va a modificare la catena eroica con il più 50 punti percentuale del tasso di danno. Molto utile perché già abbiamo un danno elevatissimo al momento. Quindi andiamo ad effettuare l'attacco con lui. Ottimo. Infatti già mi ha aggiunto il danno. E adesso seleziono l'oro. Volevo selezionare Shulk, ma non voglio rischiare di superare il 100%, quindi utilizzo loro che sono curatori, sia Glimmer che A, per essere sicuro di non superare il 100%. E come attacco finale ovviamente mi conservo Matthew perché ha i punti tattici più elevati e quindi mi porterà a raggiungere addirittura oltre il 200% di punti tattici. Già vi dico che con l'assalto di gruppo, sia perché il nemico è lanciato ed abbiamo il 150% bonus, sia perché abbiamo, come vedete a destra, il danno per 300%, sia perché Rex e OP dovrebbe sciogliere completamente il nemico. Quindi iniziamo ad andare con Matthew. Ed adesso dovrebbe partire l'attacco di Rex che lo dovrebbe disintegrare praticamente. Inoltre, oltre all'attacco, dovrebbe attivare anche la loro combo. Loro avevano come effetto di combo il raggio sacro che dovrebbe effettuare scoppio, e infatti scoppio. Si è effettuato anche il massacro perché l'ho distrutto durante l'assalto di gruppo. E queste erano le basi da sapere su tutti i meccanismi che sono stati aggiunti e modificati in questo DLC. Ora potrebbero sembrare minori, ma sono tutta una serie di piccole modifiche che vanno a rivoluzionare completamente il meta del gioco. Bene, per non perdervi le prossime guide su Xenoblade ed il mondo Nintendo in generale, vi ricordo che potete seguirmi su tutti i miei social che trovate linkati in descrizione. C'è anche il canale Telegram sulle migliori offerte sui videogiochi Nintendo. In sovrimpressione potete vedere altri video dedicati a questa serie capolavoro. Per oggi era tutto, ciao e buon gaming a tutti!